La domanda sorge spontanea: è meglio un casco da kart o da moto? Che differenze ci sono, ma soprattutto come scegliere il casco più adatto a noi? Ciao, sono Massimiliano e benvenuti su Vado al Max, il canale dedicato al mondo del karting amatoriale. Se siete nuovi del canale, qui troverete racing vlog, onboard alle migliori piste rental del nord Italia e video pratici, proprio come questo, per cui vi invito ad iscrivervi al canale per supportarlo e farlo crescere. Inoltre vi ricordo che in descrizione trovate i link sia di Amazon Prime, e visto che il 13 e 14 ottobre ci sarà il Prime Day con tantissimi prodotti in sconto, l'occasione mi sembra giusta, che il link per scaricare ed installare TubeBuddy, che per chi ha un canale YouTube dà una grossa mano in termini di crescita su questa piattaforma. Come detto prima, una delle domande ricorrenti che ci facciamo noi kartisti rental amatoriali è quale casco sia meglio tra uno specifico per i kart e uno normale da moto. Da questa domanda ne sorge anche un'altra, ovvero quali differenze ci sono tra le due tipologie. Ma c'è anche una terza domanda a cui rispondere, ovvero come scegliere il casco più adatto a noi? Come avrete letto dal titolo, oggi andremo a rispondere a questi tre quesiti. Prima di iniziare ci tengo a ringraziare la redazione di Vroom Karting Magazine per avermi dato la possibilità di attingere al loro database di articoli per realizzare questo video. Troverete il link a tutti i loro social e al sito sia in descrizione che nel primo commento qui sotto. Partiamo con le differenze tra i caschi realizzati apposta per il karting e quelli da moto. Per i caschi kart si è partiti da modelli chiaramente ispirati all'automobilismo, tanto che si sono sfruttate inizialmente le stesse calotte, per poi progressivamente adattarsi alle caratteristiche della nostra disciplina motoristica, come campo visivo più ampio, eliminazioni di appendici aerodinamiche e il peso. D'altra parte però è lecito chiedersi cosa differenzi essenzialmente un casco concepito per il karting rispetto a uno da motociclismo. Ebbene, le differenze non sono poche, contrariamente a quello che si potrebbe pensare in un primo momento. Pensando solo alla posizione di guida di un pilota in sella ad una moto da corsa che è protesa in avanti, è chiaro quasi da subito che nel karting le dinamiche sono completamente diverse. Una posizione del busto semi sdraiata all'indietro, quale di fatto è quella del kart, crea un diverso impatto con l'aria. Per questa ragione il sistema di areazione di un casco da karting è completamente diverso da quello di un casco da moto. Una canalizzazione specifica dei flussi d'aria che penetrano all'interno della struttura del casco permette per esempio di evitare gli appannamenti della visiera. Un discorso a parte merita il fissaggio di quest'ultima. In un casco da omologa ECE da motociclismo è richiesto un sistema di sgancio rapido della visiera. Come si può vedere anche da molte cadute nel motociclismo, in caso di impatto è frequente che questa si possa sganciare dal casco a seguito anche di urti non diretti. Nel karting, e questa è un'eredità del casco d'automobilismo da cui quelli da karting derivano, la visiera invece è fissata come da specifiche snelle, mediante più viti che ne impediscono il distacco in caso di urto. Un esempio classico è il contatto ruota con ruota tra due carte, con il conseguente decollo. In questo caso la visiera non deve staccarsi per garantire la protezione del volto. In questa stessa area critica del casco la visiera chiude in una maniera diversa dal casco da motociclismo. Se provate a farci caso, la chiusura di una visiera di un casco da moto avviene per gradi, quasi a scatti, uno di seguito all'altro. Nel casco di un casco karting non ci sono scatti intermedi, la visiera chiude in maniera ermetica senza possibilità di posizioni intermedie tra l'aperto e il chiuso. Va aggiunto inoltre che la forma stessa del casco tiene conto delle dinamiche particolari del nostro sport. Pensiamo alla mentoniera. Avendo il pilota una posizione che è frontale al 100% rispetto all'area che lo colpisce, la mentoniera è più larga con lo scopo di limitare l'area che frontalmente arriva al pilota mediante l'apertura frontale. Prima abbiamo nominato la Schnell, una fondazione super partes nata in America nel 1957 con un unico scopo: la sicurezza di chiunque si sieda al volante di un'auto da corso o alla guida di una motocicletta. Come detto prima, la fondazione è super partes perché da subito è sempre mantenuta la neutralità rispetto ai costruttori in funzione della finalità che i suoi standard perseguono. Per ottenere la certificazione Snell, i costruttori devono inviare uno o più prototipi per i test del caso, ma la fondazione non si ferma ai soli modelli di pre-produzione. Infatti vengono effettuati i controlli a campione sui caschi liberamente in commercio e molto spesso vengono acquistati all'insaputa dei costruttori. Tutto questo per garantire che il prodotto in commercio sia uguale ai prototipi di pre-produzione. Nel caso venisse riscontrata qualche differenza, si può arrivare addirittura al ritiro dell'omologa. Una cosa molto interessante è vedere come è fatto un casco da kart in tutti i suoi elementi, i materiali utilizzati e tutta la tecnologia che c'è al suo interno. Quello che vedete nell'immagine è l'esploso di un casco, dove si possono vedere i diversi strati che ne compongono la struttura. La calotta interna, generalmente formata da polistirolo espanso, e quella esterna, in cui spesso si alternano strati di fibra composita o fibra di carbonio. Senza dimenticare che un grande lavoro di protezione passiva è svolto dall'imbottitura del casco, quella a contatto con il cranio. Un
dettaglio che è sempre bene valutare con attenzione in fase di acquisto, e se volete dei testimoni di quanto sia importante un buon casco chiedete a Gabba 380 per informazioni. Se volete approfondire il tema molto interessante dei test che vengono effettuati dalla Schnell, vi lascio in descrizione nel primo commento qui sotto il link all'articolo integrale di Vroom. Per quanto riguarda le omologhe in corso possiamo trovare la Schnell K2010 fino al 31 dicembre 2023 e la più recente Schnell K2015, oltre alle Schnell CMR 2007-2016, per cui in fase d'acquisto controllate l'etichetta per verificare l'omologazione del vostro casco. Un capitolo a parte è l'omologazione CMR, nata dalla sempre più massiccia presenza di piloti adolescenti e giovanissimi, creata appositamente per loro. Fino a qualche anno fa, infatti, i caschi erano studiati, sviluppati e testati solo per l'uso da parte di adulti. I caschi per adulti però tendono ad essere troppo grandi e pesanti per i più piccoli, ed è così che FIA e Schnell hanno sviluppato una nuova omologa, in cui si sono studiate nuove misure e calzate per i piloti a partire dai 6 anni. I caschi marchiati da omologhe CMR, acronimo di Children's Motorsports, sono quindi studiati appositamente per i ragazzi fino ai 15 anni di età e sono i soli utilizzabili in gara, ma consigliabili anche a chi non gareggia e inizia a cimentarsi con i kart 50 o 60, dai piloti più giovani e giovanissimi. Veniamo infine al momento più importante, ovvero la scelta del casco. Quando si parla di casco, la scelta deve ricadere sul modello che fornisce maggiori garanzie in termini di sicurezza, lasciando perdere tutte le velleità legate all'estetico o peggio ancora all'economicità. Il casco è innanzitutto un dispositivo di sicurezza e non una cosa estetica per fare bella mostra di sé. Perché un casco sia sicuro e per poter funzionare perfettamente in caso di urti occorre che calzi perfettamente. È quindi di fondamentale importanza scegliere la taglia giusta, principalmente per un adeguato livello di protezione del cranio, ma non per ultimo anche la visibilità ottimale, la reazione e il comfort in generale. Occorre avere un metro d'assalto di quelli flessibili e misurare la circonferenza della testa. In pratica occorre girare il metro intorno al cranio in modo orizzontale, poco sopra le sopracciglia, circa 2,5 cm. Fatta la misurazione si confronta la misura con le tabelle del costruttore e si risale la taglia. Appena indossato un casco nuovo è buona regola che sia un po' stretto, non troppo da stringere in modo eccessivo. Questo perché il materiale dell'imbottitura prenderà la conformazione della testa e del volto, risultando in seguito perfettamente calzante e comodo. Le guance dovranno essere leggermente compresse. Attenzione a non cadere nella tentazione di prenderne uno di una misura maggiore, perché una volta assestato il rivestimento protettivo interno risulterà più grande del dovuto, rendendolo a tutti gli effetti inutilizzabile in termini di sicurezza. Ma soprattutto non dimenticate di allacciare il casco. Indossare un casco senza allacciarlo è la cosa più inutile e pericolosa che può fare un pilota. Un casco non allacciato non serve a niente. Avendo bene in mente tutto quello che abbiamo visto finora, per iniziare a girare sui rental o per qualche uscita sporadica va bene anche un casco da moto. Infatti molte piste hanno a disposizione questi caschi per il proprio noleggio di attrezzatura. Il prezzo per un casco da moto di buona qualità parte dai 50-60 euro in su, ma se volete cominciare a fare sul serio è meglio passare a modelli più specifici, anche entry level, il cui costo parte dai 70-80 euro fino ai 600 euro per i modelli più costosi. Comunque, per farvi un'idea dei prezzi vi lascio i link sia di Amazon che dei siti dei produttori in descrizione. E voi che casco usate, da moto o da kart? Fatemi sapere la vostra nei commenti. Per questo video dedicato alla nostra sicurezza in pista è tutto. Spero di essere stato chiaro nello spiegarvi le differenze tra queste due tipologie di caschi, che saranno diverse tra loro ma hanno un unico obiettivo primario, quello di proteggerci. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like, ad attivare la campanella delle notifiche, ad iscrivervi per supportare il canale. Passate anche da tutti i social che troverete in descrizione e noi ci vediamo domenica prossima alle 18:30 per un nuovo video, sempre qui su Vodalmax. Bye bye!